non ne ho mai fatto mistero, non ho mai nascosto. Io ho un debole per Vincenzo Italiano, non credo di essere l'unico, assolutamente, visto i risultati che adesso iniziano a essere troppo eclatanti, troppo eclatanti. Qua ogni anno il Bologna si pensa venga ridimensionato da quelle che sono anche le ambizioni, perché vuoi o non vuoi, no, si tende più che altro a valorizzare i giocatori. Oggi pensiamo al fatto che Beukema, uno tra i migliori difensori della scorsa stagione, è giustamente un investimento importante per il Napoli, 30 cucuzze, riserva della squadra partenopea, tolto quindi a Vincenzo Italiano, e nonostante tutto, nonostante la difesa, nonostante mancasse, perché poi si elencono giustamente anche gli infortuni del Napoli, come giusto che sia, sai, qua oggi, e non solo per oggi, manca un giocatore come Freuler al Bologna, che sappiamo quanto sia equilibrato, e nonostante tutto, no? Vince il Bologna, ma soprattutto non subisce niente. Ma sapete cosa vuol dire nulla? Un tiro, un'azione, quella di Elmas, stop. Zero. Di che parliamo, ragazzi? Ma di che parliamo? Un giocatore, Cambiaghi. Cioè, Cambiaghi, non me ne voglia nessuno, giocatore bravo, talentuoso, ma giocatore come se ne vedono tanti. Ma cosa sta diventando, no? Sotto l'ala di Vincenzo Italiano. Cos'è? Cambiaghi! Ripeto, Cambiaghi! Il Napoli tra Noah Lang e l'anno scorso Neres, quanti soldi ha speso? 70-80 milioni. Cambiaghi! E qua siamo sempre tutti pronti a esultare o comunque elogiare la qualunque. A Vincenzo Italiano qualcosa va detto, Cioè, qua parliamo, per me, forse sto esagerando, ma uno dei migliori allenatori a livello europeo, non italiano. Cioè, italiano ma proprio a livello europeo, perché fa delle robe. Se poi qualcuno mi dice la stanchezza, può essere, perché il Napoli l'ho visto veramente poco brillante, poco anche feroce, che è una delle qualità che abbiamo sempre esaltato, ma quest'anno molto spento, molto spento. E la squadra che doveva essere più stanca, onestamente, era il Bologna, che ha giocato praticamente tutta la partita o quasi in 10 nello scorso turno infrasettimanale di Europa League. Quindi io questa introduzione la dovevo alla squadra di Italiano, al suo Bologna, perché ribadisco, nonostante ogni anno si punti più che altro a valorizzare i giocatori, ha perso anche uno come Ndoye, pagato 40 milioni, che era un altro degli obiettivi del Napoli, eppure ribadisco, lavora con quello che ha e trasforma tutto in oro, ecco. Fantastico il Bologna. Poco altro da aggiungere, onestamente. E adesso parliamo del Napoli. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per soddisfare l'algoritmo, e iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. A proposito di prossimi contenuti, giocheranno sia Roma che Inter, che potrebbero andarsi a contendere questo primo posto in classifica, ma questa giornata mi sembra che stiano cadendo un po' tutte quelle lì in alto, quindi vediamo, io faccio doppiamente gli scongiuri. Vediamo un po' che succede. Trovate tutti i profili in descrizione. Attivate la campanella per rimanere connessi. Vi ringrazio per il vostro supporto, per i tanti commenti e tutto il resto, davvero gentili. Antonio Conte ultimamente è stato, tra virgolette, bravo ad alzare fumo, tanto, ma troppo forse anche fumo, e dico troppo perché i primi ad esserne annebbiati, no, da questa coltre sono proprio i suoi giocatori, una squadra che oggi davvero faccio fatica a commentare, perché il Napoli oggi, e non solo oggi, perché l'abbiamo detto contro il Como, ma il discorso vale anche per l'Eintracht, è una squadra che ha subito tantissimi gol, e il Napoli non era riuscito a fare un gol all'Eintracht. Ripeto che ha subito valanghe di gol. Non è riuscito a fare gol a Como, ne è riuscito a fare uno in qualche modo a Lecce, quindi un Napoli che da un po' di tempo che fa enorme, ma veramente estrema fatica a rendersi pericolosa, e oggi è crollata anche difensivamente parlando, ed è andata in crisi con un Cambiaghi che è entrato nella ripresa
e comunque riusciva sempre a saltare l'uomo, comunque si rendeva in qualche modo sempre pericoloso. E onestamente adesso fai fatica anche a dire sì, ma gli infortuni, sì, ma questo, ma quell'altro. Adesso la squadra è recuperata per grande parte, perché la difesa teoricamente è quella titolare. Ribadisco ancora una volta, uno come Beokema sta lì in panca. Oggi gioca Højlund e comunque ce l'hai la riserva che è Luke, che non è che è stato pagato poco, quindi c'è gente comunque come Neres e Noah Lang che sono stati degli investimenti importantissimi. Poi se non riescono a essere valorizzati e quindi a essere incisivi è un altro paio di maniche. Ma non è che possiamo andarcela a prendere con chi te li ha comprati, te li ha messi a disposizione questi giocatori, perché siamo arrivati anche a questo paradosso. Le abbiamo sentite praticamente tutte. E attenzione, perché Antonio Conte è molto bravo e volutamente sposta sempre l'attenzione, no? E la sposta verso l'esterno del campo, perché se oggi parliamo di campo il Napoli è veramente osceno, è stata veramente una partita oscena della squadra di Conte, no? Che non ha creato niente, veramente zero, riporto zero. Quindi lui è molto bravo a parlare di altro, ma se poi non ti alla lunga, no? E per fortuna per il Napoli ancora, no? La classifica non è assolutamente un problema, visto che prima che la gara si giocasse era addirittura in testa, per cui è questo che oggi salva Antonio Conte, no? Quando lui dice no, ma il Napoli là in alto dà fastidio, per questo ne ho segnato. No, il Napoli in alto è l'unica cosa che salva il suo Napoli, perché poi se c'è da andare a parlare del campo lì arrivano le dolenti note. E attenzione, perché finché il tifoso medio vede i risultati buoni si fa andare bene tutto, ma poi se quelli non arrivano cambiano le carte in tavola, cambia il giudizio e si inizia a parlare anche del campo, e quindi occhio un pochettino. E non c'è da dire che sono molto, ma veramente molto curioso di quello che sarà capace di dire quest'oggi, dopo la sfida. Attendo e onestamente fai fatica oggi a parlare. Oggi di che vogliamo parlare? Di cosa non ha funzionato? Perché francamente non ha funzionato tutto. Ribadisco, c'è stata un'occasione di Elmas nel primo tempo, stop. Il Napoli non si è mai reso pericoloso, non ha mai trovato una soluzione. Oggi non puoi parlare neanche di arbitro, perché forse l'unico episodio un po' controverso è quello di Højlund, che non dico che fosse da rosso, ma di certo da arancione, e sappiamo che in passato Conte l'ha buttata anche lì, no? Su questioni extra, diciamo. E quindi oggi voglio un po' vedere, voglio un po' sentire, perché francamente vedere un Napoli così deficitario, ripeto, sotto l'aspetto proprio anche delle energie fisico-mentali, entrambe, perché squadra spenta, il Napoli può anche non vincere, può anche perdere, anche 2-0, anche creare poco o niente, va bene, però vederla così morta, così spenta, onestamente boh, è un tema, onestamente è un tema, ed è innegabile che quest'anno, non riuscendo in questo momento a valorizzare i nuovi acquisti e con l'impegno della Champions, l'Apoli sta facendo comunque un po' di fatica, dico un po' perché poi fortunatamente vanno tutte piano, tutte, la stessa Inter, no? Che per me sta facendo il suo, ha perso già 3 partite, e lo stesso le altre, penso al Milan ieri che comunque pareggia col Parma, ha perso punti con Cremonese, con Pisa, fanno tutte fatiche, la Juve, tutte, per cui la Roma che può andare in testa, quindi è questo che un po' salva, facendo fatica tutte, vengono tutte rimesse in gioco, ecco. Va bene, signori, fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate voi. Niente, ci becchiamo sotto nei commenti e ci becchiamo soprattutto dopo. Quindi di no, attivate la campanella. Mi raccomando, iscrivetevi. Un grande abbraccio. Aneschi.